Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Di nuovo un'introduzione non canonica per i video della Lucerna di Cronos. Non preoccuparti, non abbiamo ancora mandato in pensione il cappello steampunk, solo che il momento è denso di cose da fare, ma mi piace darti continuità nei video. Inoltre questa introduzione domenica scorsa ha ottenuto dei feedback molto incoraggianti e di questo voglio ringraziare la community. Oggi torniamo a parlare di amore in relazione al destino, in particolare ad una persona destinata che deve entrare o magari rientrare nella tua vita. Qual è la sua descrizione? Quali sono i suoi tratti caratteriali? Quali le sue qualità? Quali anche i suoi difetti? Quale il segno zodiacale a cui potrebbe appartenere e soprattutto per quale motivo questa persona deve entrare o rientrare nella tua vita. Certo, nella maggior parte dei casi si tratta di amore, ma ho tentato di tenere lo sguardo a 360 gradi, non negando altre possibilità alla lettura. Le tre varianti di oggi te le vado a presentare, sono la Shungite per la prima, la rosa del deserto per la seconda e infine il legno fossile per la terza. Prima di partire con le tre varianti voglio ricordarti che ci sono gli ultimissimi posti disponibili per il workshop di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos di gennaio e per il corso sui sigilli magici di febbraio. Ci sono pochissimi posti disponibili. I due corsi sono stati un successo e hanno riscosso molto interesse da parte della community, però ancora qualche posto c'è. Voglio anche ricordarti che il 1 Cronos sarà a Milano per la presentazione di Il Tarocchio, assieme a Ramuncio Matta, assieme all'editore Lupetti, alle ore 18:30. Quindi se sei interessato a conoscere Cronos, se vuoi incontrarlo, se vuoi farti leggere le carte, perché avrò con me il tarocchio, ma anche il tarocco, se vuoi anche fare una bella gita a Milano, che è una città non solo bella, ma anche importante per la storia del tarocco, raggiungimi alla Triennale il 1 dicembre a Milano alle ore 18:30. Bene, ho detto tutto, possiamo passare alla prima variante, anche oggi senza sigla, ma sono sicuro che comunque apprezzerai, perché le tre varianti sono molto interessanti. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao! Variante della Shungite. Andiamo a vedere innanzitutto chi è questa persona così importante nel tuo destino. Nella gran parte dei casi ovviamente sarà relativa alla sfera affettiva, però teniamo aperte tutte le possibilità. Chi è questa persona così importante per il tuo destino? Il mondo, qui si potrebbe benissimo parlare di anima gemella. Di solito la carta del mondo è proprio una delle carte che fa riferimento esplicito all'anima gemella. Sicuramente il mondo ce lo rappresenta o ce la rappresenta come una persona che ha appunto una percezione importante del mondo, quindi una persona che non si nega il vedere il mondo, il vivere il mondo, comunque anche lo stare fra la gente. Il mondo di solito è associato ai segni di fuoco, in particolare si associa al segno del leone, però anche qui potrebbe averlo in solare, potrebbe averlo in ascendente o comunque potrebbe averlo importante nel tema natale. È una bella carta che parla di una persona con ampie prospettive, una persona che può comunque avere molteplici interessi. Di solito il mondo è una carta anche di realizzazione, quindi magari anche una persona che
è anche benestante, mi viene da dire. Potresti averlo o averla già incontrata oppure no, quello magari ce lo diranno le carte. Comunque, ecco, il mondo mi rappresenta una persona che comunque ha anche una facilità di interazione con gli altri, potrebbe essere un gran parlatore, una gran parlatrice. Il mondo può parlare anche di una persona che ha chiuso eventuali irrisolti precedenti, sia al suo interno, nella sua interiorità, sia con altre persone, quindi un qualcuno con cui magari c'è appunto un incontrarsi dopo che questa persona ha chiuso le cose che aveva precedenti, ma potrebbe essere anche un qualcuno che ha chiuso con te, quindi potrebbe essere una persona che già conosci, e quindi in questo senso il mondo è un voltare pagina su un qualcosa di precedente che si crede definitivamente chiuso. Ovviamente la stessa poi ci andrà a dire se con questa persona c'è stata veramente chiusura o no. Prima però buttiamo giù anche le carte oracolari. Chi è questa persona importante per il tuo destino, per te che hai scelto la variante della Shungite? Psiche, nutrimento dell'anima. Anche Psiche dice la stessa cosa un po' del mondo. Qua potrebbe veramente essere un'anima gemella. In realtà non è nutrimento, sbagliato, awakening è il risveglio dell'anima. Però mi ricordo benissimo la definizione di Psiche, che appunto parla di una persona che ci risuona nella sua totalità, per com'è, pregi e difetti, pacchetto completo qua. È il risveglio dell'anima, una persona che probabilmente è anche importante per te sul piano materiale o di approccio alla vita in generale, mi viene da dire. Teneri sussurri. Allora, la carta di teneri sussurri ci dà un indizio importante, almeno per come la vedo io, perché ci dice che bisogna parlare piano, bisogna sussurrare. Ora, per come la mette la carta, è il sussurrarsi dolcezze, ok, e ci sta, perché comunque qui abbiamo Psiche, ma abbiamo soprattutto il mondo. Il sussurrare qua, secondo me, vuol dire che qui bisogna anche fare attenzione a quello che si dice, perché a questo punto sono veramente sempre più convinto che qui si tratti di un qualcuno che conosci già, perché il sussurrare potrebbe anche essere il chiamare la persona che non è accanto a noi. Non dico che sia tu, magari è lui o lei che lo fa. Oppure magari potrebbe essere il sussurrare il nome dell'amato o dell'amata nella solitudine, magari nella notte. O il sussurrare può essere anche il tentare di parlare, quindi magari un qualcuno qui con cui c'è stata una chiusura che vorrebbe riaprire. Peraltro, Psiche è la carta del celebre mito di Amore e Psiche, e appunto il manualetto fa riferimento al fatto che Amore e Psiche sono comunque stati separati, e Psiche è anche il dover guarire questa ferita. Quindi qui potrebbe essere un qualcuno con cui hai chiuso nel passato, un qualcuno che comunque o continua ad avere il ricordo di te e quindi il sussurrare le parole, il nome, quello che vorrebbe dirti è comunque un qualcosa che appunto significherebbe una ripresa, oppure sei tu che sussurri, oppure siete entrambi.
Psiche è una carta che parla anche del riunire le due parti, quindi qui secondo me è un qualcuno che già conosci. Andiamo a vedere le qualità di questa persona, tratti caratteriali, tratti fisici, segni zodiacali, quello che ci vogliono dire. Mi è stato fatto notare alcuni giorni fa in un commento su un interattivo, mi è stato detto sì, ok, ritorna, ma se io non lo voglio, quella è il libero arbitrio, nel senso, qui probabilmente la persona destinata è questa, però non è detto che poi uno, qui sarebbe da affrontare il problema in maniera molto più ampia, però ecco, di solito al 90% queste cose poi il destino trova il modo di riunirle, di rimetterle sul cammino che comunque era stato preventivato, anche se in quel momento magari non si accetta di riaprire. Vabbè, al di là di questa spiegazione molto veloce, andiamo a vedere tratti caratteriali, qualità, difetti della persona a cui sei destinato, o che è destinata a te, tu che hai scelto la variante della Shungite. Senza contare che poi, secondo il mio punto di vista, ce ne sono anche più di una di persone papabili. L'eremita, chi è? Cronos, anche no, povera te. Il 9 di coppe, il 6 di spade, il 9 di spade, probabilmente sì, probabilmente è un qualcuno con cui hai rotto qua. L'imperatrice, il 2 di spade, sì, anche il 2 di spade, trovare un nuovo equilibrio. Il 4 di coppe. Allora, tieni presente che qui non parliamo di amore, qui facciamo il ritratto della persona, quindi magari l'assenza di carte importanti di coppe può essere giustificata anche da questo. La persona probabilmente è una persona che ha anche facilità ad annoiarsi, anche facilità a non prolungare o promuovere le situazioni d'amore, d'amicizia, perché probabilmente ha un'indole un po' solitaria e facile anche a quello che è appunto l'annoiarsi un po' delle situazioni in generale. Con questa imperatrice sotto potrebbe essere un vulcano di idee, ma poi magari nel concreto, vedi, resta molto su un 9 di coppe, quindi nel concreto in realtà poi molte di queste idee vengono perse per strada. Quindi sicuramente, un po' come già la carta del mondo ci diceva, un gran parlatore, una gran parlatrice, un qualcuno che comunque riesce anche ad affascinare con la parola, ad incantare con la parola. Certamente è una persona che non ti ha detto tutto, 6 di spade, non lo conosci o non la conosci in maniera completa, nel profondo, o probabilmente quando vi siete frequentati qua, perché qui secondo me, torno a dirti, anche alla luce di queste carte, poi ti spiegherò perché, qui secondo me c'è un qualcosa che appunto guarda al passato, un po' come fa già un eremita. Potrebbe esserci una sensibile differenza d'età fra voi, non è detto che lui o lei sia più grande di te, magari è più giovane oppure è più grande, come di solito l'eremita rappresenta una persona più grande, non necessariamente uomo però, e l'imperatrice di solito rappresenta una persona un po' più giovane, anche qui non necessariamente donna però.
Probabilmente una persona che soffre per mancanza di espressione di tutto ciò che prova veramente, e questo è un po' tipico nei gran parlatori. I gran parlatori in realtà parlano, ammesso che uno lo faccia di mestiere, come un politico, come un cartomante. Parlano perché in realtà un po' devi usare la psicologia inversa qui, è come se non riuscissero ad esprimere completamente quello che provano. Ora, probabilmente qui la persona, quello che ti ha taciuto è anche questo, forse non è riuscita ad esprimere in maniera coerente ciò che prova, o magari non ti ha detto proprio tutto di sé, perché probabilmente è una persona che si nasconde dietro all'atto di parlare, un po' come se creasse questa maschera teatrale, anche molto dinamica, anche molto, comunque sempre una parola per tutti, un ascolto per tutti, quindi un qualcuno che comunque dà l'impressione anche di essere abbastanza centrata, in realtà poi, ti ripeto, molto è fumo negli occhi per non far capire quella che è la sua inquietudine interiore, o magari per questa inquietudine interiore manifestarla soltanto a pochi. Il 6 di spade mi dice appunto di questa cosa del nascondere un po' dei tratti caratteriali di sé più fragili, ma mi parla anche dello spirito pionieristico di questa persona. Il mondo è una carta che comunque presuppone l'indagine del mondo, potrebbe essere una persona che ha molteplici interessi, una persona che non, appunto, forse un po' anche diciamo traslando questa cosa del troppo parlare, sul discorso del troppo agire, anche proprio anche per compensare una sorta di inquietudine interiore, di nuovo fra l'altro alla ricerca di una pace. 2 di spade che comunque proietta sempre oltre, ecco, sarò arrivato, riuscirò a riposarmi, riuscirò a fare quando, ma in realtà così facendo si pone in una situazione di costante sfida con se stesso, con se stessa, e talvolta chiede troppo. Quindi qua c'è una persona che può essere anche soggetta a forti momenti di stress emotivo, se non addirittura fisico. Il 6 di spade è anche la carta di chi comunque è curioso non solo di conoscere le altre, soprattutto per quanto riguarda il mondo fisico, le altre culture, le altre, insomma, di viaggiare, ecco. Anche se qui in realtà poi il discorso di viaggio lo vedo un po' arginato da questo 2 di spade, un po' come se una persona molto mentale, ma poi sul piano fisico appunto resta molto indecisa, ecco. Dicevo, il 6 di spade rappresenta anche la possibilità di essere un indagatore di frontiere mentali, quindi potrebbe essere un appassionato di filosofia, o un'appassionata di filosofia, di esoterismo, insomma di tutte quelle scuole di pensiero che comunque vanno a indagare la profondità dell'uomo attraverso appunto varie discipline. Quindi potrebbe avere un'indole da ricercatore, ricercatrice, un qualcuno che non ferma facilmente la propria curiosità di fronte ai primi ostacoli che si possono incontrare nel momento in cui ci si avvicina a un qualsiasi tipo di disciplina. Ecco, è un qualcuno che va avanti. Questo mi piace molto perché è una persona, ripeto, molto mentale, quindi gli piace tantissimo, anche se poi torna un po' questo 2 di spade sul piano fisico, un qualcuno con cui magari oltre ad essere chiuso, un po' come dicevamo prima, una situazione che guarda al passato, e un qualcuno appunto che poi in realtà sul piano fisico, anche nel caso dell'indagine di mondi lontani da quella che è la sua realtà quotidiana, non è che faccia poi tanto, diciamo fa il minimo sindacale. Il 9 di spade è la carta di chi medita vendetta, dell'insofferenza, dell'incubo, del malessere, della tenacia. Allora, qui secondo me può dirci 2 cose. La prima è che questo suo mentalismo estremo lo ha portato o l'ha portata ad avere un po' un atteggiamento
di sfiducia, di chiusura verso quello che è il mondo in generale e verso anche quelle che sono le possibilità. La seconda potrebbe essere il fatto che il conflitto ce lo ha, oltre che un po' con il circostante, anche con te. Però anche qui, se c'è qualche psicologo che sta guardando il video, è un conflitto morboso che, se da una parte dà un po' il rifiuto della persona e quindi magari ti dice no, lui, lei non voglio più rivederla, dall'altra un 4 di coppe, quindi comunque c'è trasporto emotivo, comunque alla fine, alla prova dei fatti, in realtà come al solito ciò che pensa sarebbe differente da ciò che fa. Andiamo a mettere un po' altre carte per definire ancora meglio la personalità di questa figura, così affascinante anche, per carità, ma anche così molto complessa. Per te che hai scelto la variante della Shungite, il 6 di coppe, vedi, è il passato, il rilascio del passato per ricercare piacere. Il 5 di spade, e bisogna portare, sì, qui c'è qualcuno con cui c'è stato un conflitto, un allontanamento. E la regina di denari. La regina di denari è una carta interessante perché comunque è una portatrice di abbondanza. Qui c'è un qualcuno che vuole il riscatto attraverso una posizione sociale comunque importante. Il 5 di spade è un po' anche nella continuità col 6, anche fra l'altro, e anche un po' nella continuità col 9, la capacità di affrontare, essendo anche camaleontica, quelle che sono le situazioni della vita, quindi la capacità di riuscire a rinnovarsi proprio in virtù dello spirito pionieristico costantemente, e anche di non soccombere a quelli che sono i momenti nei quali tutto sembra andare un po' per il verso sbagliato. Quindi una persona che è in grado di mascherare un po', come detto prima, quelle che sono le sue vere intenzioni anche nella vita in generale. Il 5 di spade è comunque la carta dell'innovatore, del contestatore, di colui o colei che è anche in conflitto con la società e quindi politicamente addirittura potrebbe essere un po' estremista, destra o sinistra che sia, che poi per me sono tutte cazzate, io sono apolitico. Però ecco che la carta del 5 di spade va a parlare della persona che vive in maniera conflittuale anche il rapporto col potere. Quindi, per esempio, la classica persona un po' che magari guarda storto il vigile, il carabiniere, come se fosse colpa loro, per carità. Ringraziamo le forze dell'ordine, assolutamente. Qui invece c'è un qualcuno che magari ha un po' di conflitto con l'idea del potere o dei rappresentanti del potere. Però di contro, dall'altra parte, forse anche qui potrebbe avere le qualità per avere un posto in società molto più redditizio di quello che ha, ma in realtà anche qua, vedi, un 4 di coppe mi sorregge sta regina di denari, quindi in realtà è una persona che fondamentalmente resta molto al suo mentalismo e resta molto a quello che è un approccio molto teorico e poco pratico. Tra l'altro il 9 di spade appunto mi dice che la persona persevera in questo atteggiamento. In questo momento potrebbe avere anche delle difficoltà finanziarie o magari potrebbe essere un periodo in cui sta comunque cercando di assestarsi un attimino. L'imperatrice su 6 di coppe, c'è anche da dire, potrebbe essere con il 5 di spade dopo e anche con il 6 una persona che ha anche fantasie sessuali estreme. Anche qui non è che va detto uno con la frusta eccetera, magari è semplicemente una persona che dipende in maniera molto forte dall'aspetto carnale dei rapporti, quindi magari è una persona che dà un'importanza fondamentale a questo e magari trascura un po' tutto il resto, e questo me lo direbbe anche il 4 di coppe.
con un eremita sul mondo, oltre ai segni di fuoco, vanno considerati anche i segni di terra, e questo vale anche per un'imperatrice, nonché per una regina di denari, quindi sempre comunque segni di terra o segni di fuoco, potrebbe averli in solare o in ascendente. Il 5 di spade e il 6 di coppe sono carte legate a quello che è il periodo dell'equinozio, quindi a quello che è la fine di settembre e a quello che è la fine di novembre. Questo momento potrebbe essere stato particolarmente importante per lui o per lei. E per quanto riguarda il discorso della regina di denari, l'esaltazione di questa carta va dal 3 al 31 dicembre, quindi relativamente presto potresti avere notizie o magari incontrarlo o incontrarla, perché qui, ti ripeto, secondo me c'è una chiusura. Quello che resta da chiedere è il perché questa persona è una persona destinata a riattraversare in questo caso la tua via. Cos'è che deve portarti o deve ricevere da te? Non è detto che debba necessariamente portarti. Il Gisquiamo. Allora, è una carta interessante perché, vedi, fa riferimento all'eremita anche. È una carta che ti invita a rivedere, a ritrovare un senso al passato, al presente e al futuro. Quindi probabilmente l'apporto di questa persona, oltre a dire che comunque qui va rivisto il passato per aprirsi ad un nuovo futuro, per te va a significare un arricchimento in termini di percezione di quello che è proprio la scansione temporale degli eventi, ma anche della tua vita in generale. È una persona che può aiutarti anche a far pace col tuo passato. In alcuni casi il mondo mi può parlare anche di carta karmica e per certi versi anche l'eremita, quindi è un qualcuno che può aiutarti a guarire quelli che sono eventuali irrisolti o problemi del passato, ma perché in un certo senso è come se fosse specchio di te e quindi magari ha un modo differente di esprimere le inquietudini interiori, magari tu hai un altro modo, però qui c'è un qualcuno che per aiutare la tua evoluzione deve comunque incrociarsi con la tua energia, ma deve farlo in pace, non può farlo in modo conflittuale. E quindi probabilmente le vostre strade si incroceranno di nuovo, o questo dicembre o magari nell'inverno. Non voglio pensare a dicembre prossimo, tutto è possibile, però qui mi sembra abbastanza veloce come carta. Mi farai sapere, io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della rosa del deserto. Andiamo a vedere chi è questa persona così importante per il tuo destino. Come ho detto già nella variante precedente, il 90% dei casi sarà l'amore, ma teniamoci comunque in possibilità che sia anche in altri campi, per carità.
la persona che ti dà 1.000.000 di euro è risolutiva sul campo della vita in generale. Avercene. Vediamo un po'. Segno zodiacale, tratti caratteriali, una carta che mi riassuma l'indole di questa persona. Se già la conosci o lo conosci, oppure sia una nuova persona. Il matto. Allora, potrebbe essere una nuova persona il matto, però non è detto che sia così, ragioniamoci un po' su, mettiamo anche gli oracoli. Di solito il matto rappresenta comunque una persona molto forte energeticamente, una persona a suo modo anche un po' pazza, un po' incostante, ma non per questo si deve dire che sia una persona completamente alienata, magari una persona che ha una sua percezione dell'universo. Il matto potrebbe rappresentare, in quanto associato all'indole marziale, anche una persona che veste una divisa. Anche in questo caso non è detto che sia una divisa da militare, da poliziotto, può essere anche una divisa di qualsiasi altro tipo, il postino, lo chef, il pompiere, il medico, la dottoressa, eccetera, eccetera. Di solito il matto ha un'indole creativa, per questo magari può risultare difficile da gestire nei rapporti umani. Può essere una persona che ama la natura, gli animali, o una persona che ha parecchi animali o che vive in un posto dove comunque c'è parecchia natura. Il matto è un idealista fondamentalmente, ma non aderisce a nessuna filosofia prescritta, fatta dall'uomo. Di solito è molto eclettico. Eclettico, voglio chiarirla sta cosa, non vuol dire una persona che ha la sua visione. Sì, la sua visione ce l'ha, ma eclettico è colui o colei che attinge un po' da tutte le filosofie e si forma un po' una sua via di vita. Medusa, la trasformazione. Anche qua potrebbe essere un qualcuno, non sarà per tutti un qualcuno che già conosci. In generale mi sembra una nuova persona, il matto di solito, però questa Medusa potrebbe essere un qualcuno che magari o sai chi è, perché magari fa parte della tua quotidianità. Porto l'esempio, la classica ragazza che vedi ogni mattina quando vai a prendere il caffè al bar, o il classico ragazzo che vedi mentre ti rechi al lavoro a fare spesa. Può essere benissimo. Tra l'altro l'associazione del matto con Medusa mi fa parlare anche mi fa pensare anche a una persona che comunque, oltre ad essere in costante evoluzione, in costante trasformazione, guarda spesso dentro di sé, quindi potrebbe essere una persona che ha comunque un occhio di riguardo per le discipline esoteriche, alternative, divinatorie, eccetera, eccetera. Buttati, viene tradotta così, tuffati nell'emozione questa carta, ed è di nuovo per la terza volta una carta che parla dell'andare a indagare in profondità. Qui c'è una tempra filosofica, c'è un qualcuno che appunto, se non è una persona che segue un qualche dettame esoterico, è un qualcuno che comunque è molto ferrato, molto ferrata in quella che può essere la psicologia, per esempio, o l'arte anche, un qualcuno che indaga in profondità il senso dell'animo umano, anche di se stesso, di se stessa. La carta di Medusa ci dice che quelli che sono gli irrisolti, i famosi demoni interiori, vanno elaborati, devono diventare comunque un potere. Parla di trasformazione, parla del fatto che comunque si è in costante trasformazione e si deve vivere la trasformazione costante con gioia. Perché? Perché siamo riusciti a comprendere nella nostra profondità e in generale, anche a un livello più ampio, nella profondità dell'animo umano, quali sono i cardini che poi muovono il nostro
il nostro rapportarci all'universo. Quindi è un qualcuno che probabilmente o è un artista, uomo o donna, o è una persona che si interessa di discipline esoteriche, o è una persona che si interessa di psicologia, di anche tutto ciò che riguarda, anche per dire neurolinguistica, tutto ciò che riguarda il linguaggio interiore, o una persona che lavora col simbolo. Di nuovo si torna un po' sia allo psicologo, la psicologa, sia alla persona che comunque anche dell'esoterismo, anche della cartomanzia ha fatto la sua via di vita, oppure è una persona che nonostante indossi un qualche tipo di divisa distintiva, di abito distintivo, in realtà con queste carte probabilmente si sente chiamato o chiamata a una via completamente differente da quella che è la sua vita, quindi un qualcuno che veste un po' gli abiti magari appunto del poliziotto o del medico, cioè, ma in realtà dentro un po' più, molto più nomade, molto meno quadrato e molto più sognatore, sognatrice. Il matto e la carta del tuffatore qua ce la possono rappresentare anche come una persona che non si priva delle avventure qualora queste gli si presentino, perché comunque sono due carte che invitano ad ascoltare i propri sensi, quindi potrebbe essere una persona che si tiene anche più porte aperte. Il matto può essere anche una persona che esprime con una certa dissonanza il suo pensiero, ovvero magari il giorno prima ti dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra, e quindi magari una persona che risulta anche un po' destabilizzante, o che magari non scopre mai del tutto le sue carte, ma secondo me qui c'entra più, ci sta più la persona che appunto non ha una continuità di dialogo estremamente, questo non perché abbia dei problemi, perché ha un modo tutto suo, creativo, eclettico appunto di percepire la vita. Andiamo a vedere altre informazioni su questa persona così importante per il tuo destino. Ah, mi dimenticavo, nel 90% dei casi è una persona nuova, ma per un 10%, per una piccola percentuale, questa persona nuova significa un qualcuno che è completamente diverso o diversa da come tu sospetti che sia. Appunto, ti dicevo, lascia trasparire una centratura veramente forte, ma in realtà poi dentro è tutt'altro, oppure appunto che è cambiato o cambiata dal momento in cui, dall'ultimo momento in cui vi siete visti. Però secondo me è più facile che qui sia una persona nuova, o magari una persona che conosci, come ti ho detto prima, di nome, ma che non hai mai incontrato nella quotidianità. Andiamo a vedere cosa vogliono aggiungere le carte del mazzo di Gumperberg, un mazzo molto bello. Il 7 di denari. Torno a dirti, allora, il 7 di denari nelle relazioni è sempre una carta che prevede comunque quello che è un approccio molto fisico. La fisicità mi torna moltissimo qua. Quindi potrebbe essere un qualcuno che dimostra l'attaccamento più con la presenza che con un vero e proprio feeling, o per cui la presenza comunque è importante. Il 7 di coppe. Credo che qui, anche qui si parli di amore, sai? 3 di denari. L'asso di denari. L'imperatore. Il carro. Il 10 di bastoni.
Allora, fra virgolette, tutta l'incostanza della persona me la rappresentano 2 sette, l'uno dietro all'altro, carta di appunto fluttuazione, una persona che comunque apre un po' le grandi stagioni della propria vita, anche tuffandosi in quelle che sono avventure, in quelli che sono momenti, in quelli che sono lavori, talvolta o relazioni, ci si butta a pesce un po' qua, salvo poi magari appunto non dare mai completamente tutto se stesso, tutto se stessa, proprio perché è un qualcuno che forse ha anche una vocazione alla profondità, a tenere la propria profondità lontana un po' dall'ingerenza altrui, da quella che ritiene essere l'ingerenza altrui, quindi un qualcuno che difficilmente riesce a comunicare fino in fondo ciò che prova. La carta di un imperatore è un 7 di coppe, potrebbe avere dei conflitti con il padre o la linea paterna di famiglia. L'imperatore comunque è una carta molto bella perché laddove mi rappresentasse un tratto caratteriale mi può rappresentare una persona che comunque appare, torno a dirti, abbastanza centrata alla luce di un 7 di coppe che ne rappresenta tutte le ambizioni, i sogni, che a differenza della variante precedente in questo caso la persona vorrebbe portare a compimento. È una persona che con un carro pensa molto alla vita materiale, alla carriera, tant'è vero che non ti ho detto, qua abbiamo principalmente segni di fuoco e segni di terra, quindi una persona che ha anche molto pragmatismo. Torna molto su questo 3 di denari, su questo carro, la vocazione anche all'aspetto altro dell'universo. Il 3 di denari è una carta di chi scrive, di chi manda il curriculum, di chi manda il messaggino, di chi invia la lettera, di chi invia la mail, eccetera, eccetera, ma è anche la carta della divinazione, della magia, di quello che è appunto l'indagare attraverso anche l'operazione magica, qui non solo a livello di studio, quello che è l'universo di altrove. Così è il carro, carta di carriera, carta di centratura, ma anche carta che rappresenta la persona che cerca comunque un dettame magico di rilievo, di spessore, in quanto comunque molti manuali parlano del fatto che il generale assiso sul carro fondamentalmente altri non è che un'allegoria della pietra filosofale o anche dell'uomo al centro dell'universo, quindi una persona che comunque come ideale ha un alto ideale, un ideale che comunque sia nel lavoro, anche con un asso di denari, una persona che comunque sicuramente ha provato più esperienze lavorative prima di trovare la sua strada, e con un 10 di bastoni appunto può essere una persona che nonostante tutto non si è mai arreso, mai arresa. Comunque ci parlano dell'aspetto pragmatico di quella che è la vita in generale, e quindi qui c'è una persona che un po' tutta la sua fisicità la riversa su quelli che sono i rapporti, quindi vedi un imperatore, un carro, anche una persona per cui la presenza, come ti ho detto prima, è molto importante, ma anche una persona che purtroppo in virtù del vivere i rapporti in questa maniera poi difficilmente riesce a staccarsi dalle persone, o difficilmente si riesce a staccarci da questa persona così incostante, così strana, ma anche così magnetica a suo modo. Qui abbiamo, ti ho detto prima, 2 segni di fuoco e un segno di terra, quindi una persona che al pragmatismo del segno di terra unisce tutta la focosità, la grinta, la verve del segno di fuoco. È un qualcuno che secondo me qui ama fare, così come nei rapporti dalla presenza, nella vita potrebbe essere un qualcuno che ha un po' anche 1000 incombenze, milioni di cose, si assume anche oneri oltre ad assumersi gli onori, quindi un qualcuno che non si risparmia per le altre persone, per se stesso forse, o per se stessa un po' meno, però in generale è una persona che comunque a livello di presenza, a livello di praticità, a livello di fisicità non si risparmia per gli altri, al punto anche con questo 10 di bastoni talvolta di assorbire un po' di quelli che sono le preoccupazioni degli altri, e quindi magari di conseguenza poi
essere costretto o costretta a portarsi dei pesi che poi si toglie ma con estrema difficoltà. Può essere un qualcuno con questo asso di denari su 10 di bastoni che ha avuto una precedente relazione importante che lo ha segnato, lo ha segnata, oppure magari un qualcuno che secondo me qua non è con te. Poi tutto è possibile, per carità, però è più facile che sia con perché un asso di denari qui è un matrimonio o una convivenza o una relazione estremamente totalizzante, oppure appunto può essere un qualcuno che ha proprio chiuso un divorzio con un carro anche, mi viene da dire, e con un 3 di denari, comunque carta di burocrazia, o in generale un qualcuno che ha dovuto affrontare anche un problema legale. Qua mi potrebbe venire, ci sta un po' meno, sempre inerente a una separazione, però comunque ci sta. Sicuramente è un qualcuno che comunque ha un occhio attento per il gusto, per il design, con un imperatore può essere anche un gran mangiatore, una gran mangiatrice, o comunque qualcuno che ama la buona tavola e il buon bere. Sicuramente ti dicevo, per l'arte, per il design, per il bello, ama circondarsi dal bello, e questo magari lo porta o la porta anche talvolta ad esagerare con le spese. Forse su questo dovrebbe fare attenzione. Andiamo a vedere se vogliono darci. Secondo me qua è una persona nuova, per la maggior parte, però non credo che sia un qualcuno, perché sì, Medusa potrebbe parlarmi di un qualcuno che si è trasformato o trasformata dal momento in cui la vostra relazione si è chiusa, però in realtà secondo me qua è più una persona nuova. Anche la carta di tuffati di questa carta qua del tuffatore, dai, chiamiamola così, è una carta che secondo me va a parlare di una persona che comunque nel momento in cui dovesse incontrarti non ci penserebbe un attimo a tentare subito l'approccio, o magari sei tu con lui o con lei. 4 di bastoni, sì, qui ci sono comunque situazioni familiari da risolvere, più nel fisico, eredità, case, spartimenti, eccetera eccetera, però è possibile anche che sia nel mentale, da parte di padre. 5 di spade, di nuovo l'idealista, come avevamo detto prima, è la persona che comunque col suo stesso ruolo ha conflitto, perché nel 90% qui comunque è una persona subito identificabile per quella che può avere come divisa lavorativa, anche se non sarà per tutti, però certamente un contestatore, una contestatrice, o comunque un qualcuno che ha anche una visione abbastanza, vedi, innovativa delle cose, quindi una persona che comunque tende non solo ad espandere la propria percezione, 6 di spade, ma a porsi anche, a superarsi costantemente, un po' un qualcuno che si sfida costantemente. Forse il problema di questa persona è anche questo, dà tanto agli altri, ma con sé, forse per il discorso del padre, della famiglia qua, è in perenne conflitto, come se dovesse sfidarsi, superarsi costantemente, mettersi alla prova, e quindi magari con sé è un po' parco o un po' parca di momenti di semplicità, di leggerezza, di bellezza, anche se ama circondarsi di cose belle fisicamente. Una persona un po' come faccio io qua, cioè che lavora e poi magari dopo crolla sul divano. Ecco, qua può essere molto simile come persona. In generale comunque il 5 di spade ci potrebbe anche parlare di una persona che ha l'idea conflittuale col concetto di morte. Ora, questo era già venuto fuori, perché poi qui si torna un po' alla persona che, espandendo questo concetto, appunto ha la tendenza a non rilasciare mai del tutto le persone che entrano nella sua vita, e forse per questo si tiene anche più porte aperte. Ora andiamo a vedere sto bel casetto umano, che cosa, perché è nel tuo destino, perché qui ti ripeto il 99% per me è una persona nuova. Qual è il fine di questa connessione che c'è fra te e lui o lei?
La marijuana, la visione, la cannabis. Si fa un bel festino, dai. Questa persona deve portarti una visione della vita molto più libera, molto più leggera, aiutarti anche a superare, a trascendere anche quelli che sono dei limiti che magari tu stesso, tu stessa non vedi e che poi si riversano in quella che è la tua vita. Non sono proprio sicuro che qui possa nascere un qualcosa fra di voi, ma qui c'è qualcuno che ti insegna il valore del mettersi in gioco un po' dove lui o lei pecca, a te viene a darlo come valore aggiunto, anche al di là di quelli che possono essere costrutti mentali che ci limitano. Quindi è qualcuno che ti porta la grande visione, fondamentalmente, la leggerezza della grande visione, il sogno che fondamentalmente nel momento in cui lo si vive in maniera equilibrata, poi alla fine entra nella nostra vita, si realizza nel concreto. Quindi qui c'è un qualcuno che viene a darti la potenza di poter immaginare il tuo domani e anche di costruirtelo con lui, con lei o con un'altra persona o nella vita o nel lavoro in generale, attraverso quello che è un insegnamento di vita che ti dà appunto la percezione di un equilibrio fra quello che è il tuo sognare, le tue ambizioni, il tuo sentire interiore e quello che tu riesci a manifestare nel presente. È un qualcuno che ti apre la strada a quello che è un cambiamento radicale in te, che poi appunto va a costruire la tua posizione futura, la tua abbondanza, il tuo, o comunque il cammino, va a orientarti il cammino, ecco, va a orientarti comunque il cammino in senso costruttivo attraverso una visione più ampia di quella che è poi la vita in generale e soprattutto di quello che è il relazionarsi a se stessi. Forse lo fa in modo implicito perché qui c'è un qualcuno che nonostante tutto si trascura abbastanza, però forse proprio per questo ti fa capire che comunque l'amore per se stessi è un qualcosa di veramente importante. Quando dico si trascura abbastanza posso parlare di una persona che si trascura perché si stanca troppo, ma in realtà sembra una persona che comunque l'aspetto lo cura. Non ti dico che è una persona che si trascura perché mangia male, non fa moto, qui abbiamo detto che ama la buona tavola, però in realtà poi si trascura perché appunto non si risparmia. Ed ecco che qui viene a insegnarti il valore della grande visione che dovrebbe essere alla base di ogni percorso. È un qualcuno che ti riconnette anche alla tua grande visione. Sì, ha una bella energia questa qua. Anche qui non è detto che vada in amore, per una percentuale sarà per l'amore una nuova conoscenza, per altri sarà più sul discorso di vita, maestra di vita in generale. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del legno fossile. Andiamo a vedere chi è questa persona che è destinata ad entrare nella tua vita. Nel 90% dei casi, ho detto anche nelle altre varianti, sarà in amore, in un'altra percentuale, seppur minima, in altri campi. Andiamo a vedere segno zodiacale, tratti caratteriali. Il diavolo, guarda, è voluta uscire da sé. Beh, un bel personaggino direi qua, un creativo, una creativa, una persona che ha un forte magnetismo, una persona in grado di sedurre, una persona che forse potrebbe anche fingere, magari mentire, magari non dire. Non vuol dire che questo parli di una persona bugiarda seriale, magari è semplicemente una persona che non dice tutto di sé e dove può magari un po' imbroglia le carte anche per risultare
molto più attraente, molto più seducente. In generale il diavolo lo si associa alla creatività, alla sessualità, oppure a delle visioni della vita certamente non in linea col pensare comune. Di solito è la persona che appunto non si priva dell'esperienza in più, che magari può essere non accettata da tutti, però in generale il diavolo è una persona che comunque nel momento in cui si dà ti avvolge in maniera anche molto seducente, mi viene da dire. Il diavolo può rappresentare una persona anche che ha una dipendenza dal sesso, dal fumo o da altre sostanze. In generale, quando si parla di relazioni, il diavolo è proprio colui che può, o colei, che può avere comunque una dipendenza dal sesso. Però, ti ripeto, teniamoci aperte un po' tutte le strade qua. Oppure una persona che tende a creare rapporti molto ossessivi, morbosi, o se non addirittura una di quelle persone per cui nel momento in cui si apre una relazione si esiste soltanto in due poli e tutto il resto del mondo se ne va a quel paese. Insomma, un qualcuno molto assertivo, assertiva anche nel porsi e proporsi a livello relazionale. Può essere un qualcuno che non ha mai elaborato dei traumi a livello infantile, e un qualcuno anche ovviamente con una carta di diavolo vicino al mondo dell'occulto, della magia, della divinazione, o comunque che tra i suoi interessi ha anche questi, se non addirittura una persona che ama l'arte. Il diavolo è anche un artista fondamentalmente. Vediamo un po' cosa vogliono dirci le carte oracolari. Il diavolo può essere anche un qualcuno dal quale non ti sei mai staccato o staccata mentalmente, quindi non è detto che non sia un ritorno. Storia d'amore ideale. Beh, direi che qui si parla di amore, c'è la figura di Cupido, dice il manualetto, addirittura suggerisce di scrivere, quindi è un qualcuno a cui potresti scrivere. Questo mi fa pensare che tu già lo conosca o la conosca, oppure qualcuno che vuole scriverti. Andiamo a mettere anche l'Ancient Feminine Wisdom, perché che hai scelto la variante del legno fossile. Probabilmente qui si parla veramente di amore. Poi, come ho detto di recente, perché mi è stato fatto osservare in un commento, cioè sì, lui può anche ritornare, ma bisogna vedere se io lo voglio. E certo, c'è il libero arbitrio, però ti dico che comunque nella tua vita questa persona ha un senso, secondo quanto stanno dicendo le carte. Non è detto che sia un ritorno, poi il 90% sarà, può essere anche un ritorno in quanto comunque fra te e lui o lei c'è comunque una connessione molto forte. Alcesti, la devozione. Allora sì, si parla proprio di amore. La devozione di Alcesti è la devozione che si dà a se stessi al di là delle relazioni umane che abbiamo, ma è anche la devozione d'amore, e comunque comporta l'elaborazione di un qualcosa che abbiamo a livello interiore. Quindi qua secondo me per la maggior parte si parla di ritorno. Andiamo a vedere cosa vogliono dire le carte del tarocco di Gumperberg. Mazzo magnifico, superbo veramente. Adoro questo mazzo. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, qualità, tratti caratteriali, segno zodiacale. A proposito, il diavolo può essere un segno d'acqua. Anche qui mi dite il diavolo è Capricorno. No, il diavolo tradizionalmente è Scorpione. Poi la scuola Golden Dawn e Crowley l'hanno associato al Capricorno e ci sta. Crowley spiega anche il perché nel suo libro, però tradizionalmente è associato allo Scorpione, quindi o ha il segno dello Scorpione in solare in ascendente, oppure segno d'acqua e, se volete, anche segno di terra. L'asso di denari. Questa è roba forte, Il re di denari. Il
Fante di spade, sì, qui c'è un qualcuno con cui presto ci sarà lo scriversi o comunicazioni. Fante di spade può essere anche un incontro improvviso. Dieci di spade. È un incontro improvviso che mette fine ad un qualcosa, sai? Sì, qui è un ritorno. 90% dei casi è un ritorno di una persona. Questo mettere fine non vuol dire che il ritorno significhi che c'è da sigillare una pace. Potrebbe anche significare la fine di un periodo di solitudine. Il 10 di coppe. Qui è un qualcuno comunque, sì, vedi, il re di denari, alla fine il re di denari è la persona che dà la possibilità, la persona che comunque non si nega la possibilità. Il 10 di coppe è una carta di riconoscimento, è vero, però sui 10 sono sempre carte di cambiamento radicale, e poi tra l'altro ne hai due che, se leggiamo la stessa così, vanno uno dietro l'altro, quindi c'è proprio una fine che diventa un nuovo inizio fondamentalmente. 3 di denari, di nuovo messaggi. 9 di bastoni. Secondo me questa persona te la sogni poco prima di incontrarla, sai, perché 3 di denari su fante di spade può essere anche questo. Quattro di spade, sì. Re di spade. 8 di bastoni. Allora, qui c'è una persona che al momento è lontana da te e la incontrerai o lo incontrerai. L'8 di bastoni può essere anche un appuntamento dopo un accordo, dopo la messaggistica. Il re di spade può essere anche una carta di estrema razionalità, quindi forse qua di empatia, almeno inizialmente ce n'è poca, la passione viene dopo. Qui c'è una persona che con un re di denari può essere in questo momento estremamente importante a livello di vita, quindi un qualcuno che sta alacremente lavorando a quella che è la propria vita. Il re di denari di solito è una carta di chi si dà possibilità e dà possibilità, ma anche la carta della persona che comunque riesce a vedere il lato produttivo delle cose. Con un 10 di coppe è anche un qualcuno che riesce non solo a vedere questo lato produttivo delle cose, ma anche a comunicarlo, quindi è un qualcuno che probabilmente in questo momento sta portando un riequilibrio a livello materiale nella propria vita. Anche 4 di spade è una carta di cura, di degenza, che appunto può parlarci di un qualcuno che ha trovato una sua posizione nella vita. Ora, re di denari, 10 di coppe e 4 di spade possono anche parlarmi della fedeltà che si deve ad un qualcosa che ormai è chiuso, che è finito, quindi un qualcuno che forse non ti ha dimenticato o dimenticata che sia. Qui c'è un incontro, ma prima c'è un sentirsi, addirittura un sognarsi, secondo me. Il re di spade lo colloco un po' male, ora lo andiamo ad aprire, perché qui c'è un qualcuno che probabilmente ha anche una grande razionalità, forse anche una grande freddezza in un certo senso verso le persone in generale, un po' chi questa visione ispirata se la tiene un po' per sé, preferendo magari dare agli altri l'idea di una persona molto centrata, che proprio da questa visione ispirata trae quello che è il carburante per andare avanti, ma che poi comunica in modo estremamente pragmatico, assertivo. Il re di spade alla fine è qualcuno che riesce a comunicare con la mente, riesce a far capire qual è il suo pensiero, riesce a porsi in maniera anche abbastanza limpida nonostante il labirinto di costrutti mentali che ha interno. Ora,
questo grande mentalismo che c'è qua fra Fante di Spade e Re di Spade con un 3 di denari mi hanno spinto a dirti prima che qui potresti avere anche comunicazioni della persona attraverso altre vie, quindi o magari ti fai fare un consulto e ti esce la persona, o magari qui c'è proprio un sognarsi, e questo succede poco prima dell'incontro, perché qua io vedo un incontro. Il 9 di bastoni è una persona che in un qualche modo ha a che fare con l'estero o ha avuto a che fare con l'estero. Il 9 di bastoni è di nuovo carta di divinazione, magia, un qualcuno che quindi applica anche una certa regola al suo cammino interiore. Il 9 di bastoni può rappresentare anche la distanza che separa non tanto te da lui o da lei che sia, quanto la distanza che separa questa persona dal mondo, quindi un qualcuno che magari potrebbe preferire la solitudine piuttosto che magari appunto vivere in una situazione dove deve spendere troppe energie. Però qui mi fanno riferimento più che al carattere della persona, agli eventi. Io le leggo molto così queste carte, perché sì, ok, il carattere della persona ce lo vedo, e con tutte ste spade qua ci vedo anche segni d'aria volendo, quindi qui abbiamo acqua, terra, e terra ti ripeto per via del Crowley, ma anche per l'asso di denari e per il re di denari, quindi abbiamo acqua, terra e aria, solare o ascendente o importanti nel tema natale. Sicuramente persona che comunque hai già conosciuto nel passato. Questo 10 di spade va a parlare appunto della chiusura di un periodo che prelude appunto ad un cambiamento importante nella vostra relazione, secondo me qua più d'amore, però ampliamo gli orizzonti, e c'è un incontro qua, perché il 9 di bastoni, la distanza poi viene accorciata a 8 di bastoni. Può essere anche una persona che percepisci pensarla in maniera estremamente differente da te, e quindi la sfida qui è trovare un punto di incontro, un po' come se questo asso di denari fondamentalmente rappresentasse un'unione che trascende il semplice dire mi cerco chi mi completa a livello animico. Qui il completarsi è totale. Ora, volevo aprire sto Re di Spade perché secondo me qua non mi è molto chiaro il perché ci hanno ribadito, ammesso che tu non sia stato o stata in causa con questa persona. Allora potrebbe essere il mondo, il 2 di denari, abbiamo aperto col diavolo, abbiamo chiuso col diavolo. Sì, è un qualcuno, questo Re di Spade mi va a dire che comunque o tu pensi costantemente a questa persona o questa persona pensa costantemente a te. È un qualcosa di chiuso sul quale c'è un ripensamento che nel tempo diventa comunque, non dico ossessione, ma quasi. Io direi di non andare oltre. Qui è un qualcuno semplicemente che hai lasciato nel passato o che ti ha lasciato nel passato. Alcuni tratti caratteriali te li ho dati, e qui c'è proprio un ripensamento, riprogrammare. La parola, il 2 di denari, si dice a volte il tentennare nella scelta. Sì, è vero, ma perché? Perché la scelta è talmente di ampia portata da riprogrammare, se riesco a dirlo, tutta quella che è poi la nostra vita. Per cosa? Per tornare a questo diavolo, quindi per tornare comunque a quel genere di rapporto, per certi versi molto creativo, per altri versi forse un po' chiuso su se stesso, che comunque ha caratterizzato un periodo precedente. Perché la devozione, fra l'altro, qua è un po' anche qui il non lasciare andare, appunto in questo caso secondo me potrebbe venire, non sarà per tutti, da ambo le parti. Andiamo a vedere il perché questa persona è così importante per te. Qual è il compito di questa persona? Per te che hai scelto la variante del legno fossile.
La mandragora, c'è poco da dire qua. Allora, si parta dal fatto che al di là dell'orientamento sessuale, la mandragora tendenzialmente è una pianta che si ha autunnale e l'altra che non ricordo, che nell'antichità venivano definite maschili e femminili, quindi c'è proprio un po' di nuovo torna questo discorso di Eros, della figura comunque che anche secondo Platone ha due accezioni, quella più divina e quella più terrena, e che rappresentano appunto le due parti di una stessa medaglia. Questa è quasi un'anima gemella secondo me. Ma la mandragora di più, secondo me, con 2 volte la carta del diavolo, ci va a dire addirittura che qui l'unione può essere fruttuosa su tutti i fronti. Potrebbe essere addirittura per le persone che praticano la magia un eccellente partner magico, ovvero un qualcuno con cui fare magia sessuale fondamentalmente. Tema ampio sul quale non c'è tempo di stare a dibattere, però è proprio la magia, cioè qui ti innalza il potere, o tu lo innalzi a lui e lei ve lo innalzate, insomma è un qualcuno che può farti arrivare a dei livelli di realizzazione, che non vuol dire dominare il mondo, vuol dire livello di realizzazione tua talmente importante, talmente forte, che appunto qui il filo rosso è, secondo me, addirittura con 2 volte il diavolo, addirittura per alcuni da qualche vita precedente. Potrebbe essere una persona che pratica, ti ripeto, non scartare queste ipotesi, la carta della mandragora è proprio associata alla magia. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Come ti ho detto, anche questo video è fatto in maniera un pochino più leggera, non ci sono riassunti, non ci sono per la cosa che succederà la settimana prossima, quindi mi stavo incartando, sì, quindi appunto l'incontro milanese per la presentazione del Tarocchio. Ti rinnovo l'invito se sei interessato, interessata, se vuoi conoscere Cronos, se vuoi farti una gita a Milano, che è una città stupenda fra l'altro, se vuoi anche curiosare un po' fra quello che si diranno Cronos, Ramuccio Matta, a raggiungermi alla Triennale il 1° dicembre 2023 alle ore 18:30, quindi venerdì prossimo. Ti auguro una bellissima settimana e ti do appuntamento al prossimo video interattivo. Ciao!